Se stai cercando una buona canna per la pesca a spinning in mare, ti do subito la risposta. Favorite X1.1 SV, quindi Saltwater SX1 802 mH. Se vuoi scoprire anche il perché di questa scelta, segui il video, partiamo insieme dopo la sigla. Andiamo! Ciao a tutti amici, benvenuti qui sul canale Planet Spin Fishing, benvenuti a questo nostro nuovo video dove parliamo di canne per la pesca spinning in mare. Diciamo che è un argomento di cui abbiamo già trattato sul nostro canale e sul nostro sito planetspin.it, ma è un argomento sempre di moda. Facciamo una breve introduzione, ci faremo accompagnare in questo percorso da un documento che ho realizzato per meglio far comprendere l'argomento di cui trattiamo oggi. Parliamo di canne e come tutto il mondo delle attrezzature da pesca sta subendo una continua evoluzione. Quasi a cadenza settimanale vengono fuori nuovi modelli e con caratteristiche, con specifiche sempre differenti. Che cosa succede? Se da un lato abbiamo l'occasione di specializzare e quindi ecco di incontrare la domanda di pescatori già esperti che vogliono specializzarsi nella loro tecnica di pesca, che sia la ricerca di un predatore specifico, quindi una canna da spigola, una canna da serra, una canna da barracuda, oppure per esche artificiali ben specifiche, una canna da jerk, una canna da needle, una canna da gomme, quindi da siliconi, e quindi abbiamo l'occasione di specializzarci da un canto. D'altro canto invece si crea tanta confusione verso chi da poco sta iniziando il percorso della pesca spinning o vorrebbe iniziare questo percorso e si trova la testa piena di informazioni, a volte vengono dal web, alcune volte da amici pescatori o altre volte vengono da negozianti che cercano, ecco, di proporre un prodotto che molte volte non è quello di cui ha bisogno il pescatore. Con questa scelta, e parliamo della Favorite X1.1 802 mH, ho individuato quella che secondo me a metà di questo 2025, in ottica in previsione del 2026, rappresenta una buona scelta sia per chi inizia il suo percorso, ma potrebbe essere, ed è sicuramente per me, una canna che potrebbe accompagnare il pescatore in tante uscite di pesca, utilizzandola nelle più diverse condizioni meteo-marine, negli spot e con predatori e esche artificiali differenti. Partiamo un po' dalle basi, facciamo un piccolo focus di attenzione sul brand Favorite. Si tratta di un'azienda di cui abbiamo già trattato sul sito planetspin.it, si tratta di un'azienda ucraina che però produce e realizza attrezzature da pesca, canne, mulinelli, fili e non solo, anche buffetterie, accessori, a livello mondiale, quindi è distribuita in tutto il mondo. L'azienda principalmente è composta da pescatori, quindi visto che nel loro paese non riuscivano a trovare attrezzatura a buon costo disponibile per risolvere le proprie battute di pesca, hanno ben pensato di creare una serie di prodotti utili alle loro esigenze. Questi prodotti sono dal buon rapporto tra qualità e prezzo e hanno subito destato l'attenzione di importatori, ditte di distribuzione a livello mondiale. Qui in Italia la Favorite è distribuita dal brand Old Captain. Questo brand ha aziende top di gamma tra i loro fornitori
Ne cito soltanto uno, Fish con il Black Minnow e non solo, quindi vi invito a visitare il sito ufficiale Old Capitan per vedere tutti i marchi che distribuiscono in Italia. Quindi si tratta comunque di un prodotto, quello della Favorit, dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, che nel proprio catalogo ha una serie di canne davvero infinite per andare, ecco, a risolvere le necessità sia del pescatore più esperto ma anche del neofita che magari non vuole spendere una fortuna, però ha bisogno di un attrezzo che riesca a soddisfare le proprie esigenze. Passiamo adesso ai dettagli di questa canna, poi le motiveremo, le argomenteremo citando anche il perché della scelta. La Favorit X1.1 802 mH ha una lunghezza di 8 piedi, in metri circa 2,44 m, potenza medium heavy, quindi medio pesante, azione fast, quindi azione pronta, reattiva, casting weight, potenza delle esche che è capace di lanciare e di gestire 10-40 grammi, line rating 10-20 libbre, equivale a 1-2,5 PE di filo trecciato. È composta in due pezzi, il materiale del blank è carbonio Toray Skyflex 24 ton, che è uno dei materiali di recente introduzione nel panorama delle canne da spinning di alta qualità. Anellatura Sea Guide Anti-Tangle con telaio in acciaio inox con inserti in zirconia con profilo ribassato. L'impugnatura è splittata con il grip in EVA molto compatto e è presente un portamulinello a vite. Passiamo adesso alle caratteristiche principali di questa canna. Ne ho identificate principalmente 4: versatilità, lanci lunghi, sensibilità e robustezza. Per quanto riguarda la versatilità, io penso che sia una canna che può sfidare le big, ovvero una canna che può sfidare le canne più blasonate e conosciute a livello di pesca spinning in mare, e non solo, perché chi pratica la pesca spinning sa bene quanto sia importante affidarsi a una canna che unisca sensibilità, potenza, precisione, e questa Favorit, la 802 mH della serie X1.1, rappresenta secondo me una delle soluzioni più interessanti, soprattutto nella fascia medio economica, perché offre prestazioni di una canna premium però a un prezzo più accessibile. È una scelta perfetta per chi cerca affidabilità durante le sessioni in mare più impegnative, tuttavia può essere utilizzata anche in acqua dolce per la ricerca di predatori di medio-grandi dimensioni. Per quanto riguarda il lancio lungo, con i suoi 2,44 m di lunghezza, circa 8 piedi, la X1.1 garantisce una buona leva per effettuare lanci lunghi e precisi, soprattutto in condizioni meteo-marine al limite come il forte vento contrario o magari utilizzando degli artificiali pesanti. L'azione fast in questo caso ci consente una buona risposta all'innesco, quindi sulla ferrata, anche a notevole distanza. È perfetta per una grande selezione di esche artificiali, partendo dai jerk bait, i long jerk, le sick bait, ma anche i jig e le soft bait montate su testine piombate oppure shad voluminosi. Quindi è una canna che ci permette di pescare con una grande varietà di esche artificiali e anche una grammatura differente. Si parte dai 10-15 grammi fino ad arrivare ai 40, quindi racchiudiamo un po' quello che è il target classico delle esche artificiali utilizzabili nella pesca spinning in mare.
Nelle mie sessioni di test con cui mi sono confrontato in questi giorni, sia con questo modello, con altri modelli che comunque bene o male già conoscevo di questa azienda, la Favorit, perché già li utilizzavo da tempo. Nei video vecchi potete vedere diciamo, il mio utilizzo e la risposta del Barracuda sulla X1, per esempio, che è una delle canne che mi ha accompagnato per più di un anno e che ho sostituito facendo un upgrade verso questa canna che presenta delle specifiche differenti di cui avevo bisogno. Questa canna ha un range casting dichiarato 10-40 grammi, quindi la rende una canna molto versatile. Allo stesso tempo, grazie al materiale 24 ton carbonio di cui è composta, è un'attrezzatura leggera, quindi è un attrezzo che non ci stanca durante sessioni di pesca anche molto lunghe. È capace di gestire esche che partono dai 12-15 grammi, ma con una schiena robusta che può essere utile per riuscire a contrastare adeguatamente prede di buona mole che possono sempre capitare durante le nostre sessioni di pesca. Anche se noi decidiamo di fare una pesca più leggera alla spigola, non è detto che possiamo incombere nella cattura di un grosso barracuda o di un grosso pesce serra, e quindi questa canna con queste specifiche ci permette quella riserva di potenza da poter sfruttare in occasioni limite. Tuttavia ci permette anche la giusta sensibilità, ovvero ci fa capire, ci trasmette le vibrazioni oppure quello che succede all'altro capo della lenza anche durante l'azione di recupero dell'esca artificiale, quindi ci fa capire quando abbiamo una tocca verso un ostacolo semiaffiorante, quando andiamo sul fondo, oppure quando abbiamo degli attacchi anche un po' svogliati da parte dei predatori. Quindi il materiale di cui è composta questa canna è quello di cui abbiamo bisogno per elevare la sensibilità e trasmettere al pescatore quello che succede all'altro capo della lenza. Passiamo adesso all'uso che io consiglio per quanto riguarda questa canna, sia per quanto riguarda gli spot che le condizioni meteo marine. Come dicevo, abbiamo bisogno di una canna versatile che possiamo utilizzare sia dalla scogliera che dalla spiaggia, sia dalla riva in foce che dal porto. Con queste dimensioni, con queste caratteristiche, la 802 MH è quella che maggiormente riesce a coprire queste situazioni di pesca. Utilizzando invece una canna più leggera o più potente, diciamo che si rompe un po' quell'equilibrio che è necessario e consigliato verso chi magari, soprattutto agli inizi, non sa bene quando e dove e verso che predatore svolgerà le proprie uscite, le proprie battute di pesca. Utilizzabile questa canna in condizioni, ecco, di vento moderato o vento forte, perché grazie alla lunghezza, parliamo degli 8 piedi e dell'azione fast, è ideale per lanci lunghi anche con vento contrario. Il fusto rigido ci aiuta a mantenere la traiettoria dell'artificiale stabile, evitando che venga deviato durante l'azione di volo. Questa canna, la X1.1, è ideale anche con mare mosso o mare leggermente mosso con forte risacca, perché mantiene la sensibilità e il controllo anche su fondali frastagliati o in presenza di ostacoli. La potenza di questo blank ci permette di contrastare l'onda durante il recupero e di gestire con precisione gli artificiali affondanti o jerkbait molto pesanti. Questa canna, la 802 MH, è ideale nel passaggio delle perturbazioni, quindi anche con cielo coperto o piovaschi intermittenti, quando i predatori tendono ad attivarsi, e questa canna consente di utilizzare esche più voluminose e di fare lanci ripetuti anche in condizioni fisicamente stressanti. È una canna che secondo me è una canna divertente, perché non ci stanca il polso, il braccio o la schiena durante
sessioni di lancio molto prolungate, possiamo fare sessioni di 2 ore, sessioni mordi e fuggi, ma ci possono essere anche sessioni di 4, 5, 6 ore di pesca, e quindi utilizzando un attrezzo leggero, sensibile, oltre a non appesantirci, a faticarci, ci trasmette anche quella voglia di continuare a lanciare evitando di stancarci. Passiamo adesso un po' alle indicazioni finali, no? Facciamo un po' un riassunto. Ho evidenziato 5 punti principali: rapporto qualità-prezzo eccellente, soprattutto verso la concorrenza. Secondo me si tratta di una canna molto interessante, utile sia per iniziare, ma che potrebbe essere anche una scelta definitiva, oppure il passaggio a questa canna da parte di utenti più esperti che cercano un po' una canna che è facilmente richiudibile in 2 pezzi e quindi trasportabile in auto oppure in scooter o in bici o in monopattino, a differenza delle canne monopezzo che invece sono un po' più ingombranti, un po' scomode per il trasporto, lo stivaggio a casa se non abbiamo uno spazio dove tenere le nostre canne, le nostre attrezzature, e soprattutto mi oriento e consiglio la X1.1 802 MH soprattutto per la gestione di esche moderne come i needle, i jointed o i long jerk, perché il pescatore moderno si trova a dover superare delle sfide differenti da quelle dei pescatori degli anni scorsi. Attualmente, non per la moda, ma soprattutto per l'efficacia, vanno molto bene i needle jointed, sia originali che cloni, di cui abbiamo anche già parlato sul nostro canale YouTube e sul sito, e quindi sono esche che vanno leggermente superiore a quello che è lo spinning medio che con le canne che abbiamo consigliato tempo fa. Quindi sono esche che raggiungono anche 30-35 grammi di peso, e quindi abbiamo bisogno di una canna leggermente più potente per riuscire a lanciare, gestire esche simili e quindi predatori anche di mole superiori. Quindi con questa lunghezza, con questa potenza, con questa azione riusciamo a far lavorare bene queste esche moderne. Come ho detto prima, si tratta di una canna divertente che non ci stanca durante sessioni prolungate e ci fa capire bene quello che succede grazie alla sua sensibilità all'altro capo della lenza. Inoltre, ultimo ma non per questo meno importante, non necessita di una grande manutenzione, quindi anche con una manutenzione minima, basta anche un semplice risciacquo dopo ogni pescata. Salvaguardiamo il greto e soprattutto gli anelli che sono stati sostituiti rispetto ai modelli precedenti che io ho avuto, e con il tempo presentavano qualche segno di ossidazione che non mi aspetto invece su questa tipologia, su questa anellatura. Cari amici, come sempre siamo giunti alla fine di questo nostro nuovo video. Se vi è piaciuto lasciate un like e un commento, soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube Planet Spin Fishing per restare aggiornati con i prossimi inserimenti. Ricordo che è possibile anche abbonarsi al canale YouTube Planet Spin Fishing, avrete la possibilità di vedere dei video riservati unicamente agli utenti abbonati e anche ai backstage, no? Quello che succede un po' dietro la telecamera. Ricordo inoltre che sullo shop Amazon ci sono le guide, i manuali disponibili sia in formato ebook che cartaceo. L'acquisto delle guide e l'abbonamento al canale YouTube Planet Spin Fishing sono gli unici modi per supportare il canale e anche il progetto. Grazie a tutti nuovamente per la visione di questo video, noi ci vediamo il prossimo come sempre su Planet Spin Fishing. Ciao ragazzi e alla prossima!